Da oltre un anno questo Ducato è diventato la nostra casa su ruote e ci sta facendo scoprire lentamente l'America. Oggi vi raccontiamo una parte del nostro stile di viaggio, un'esperienza che a me piace chiamare la seconda vita. In questi giorni ci troviamo in una laguna di El Salvador e approfittiamo di una giornata più tranquilla di altre per mostrarvi cosa significa per noi vivere in uno spazio di appena 7 metri quadri. Dopo i primi mesi di assestamento abbiamo trovato un equilibrio tra di noi e convivere 24 ore su 24 non ci pesa perché ognuno ha i suoi compiti e ci sentiamo come una squadra. Amiamo così tanto quello che facciamo che spessissimo ci svegliamo prima della sveglia. La prima cosa che facciamo al mattino è sicuramente la colazione ed è Carlo a prepararla con la scusa che è vicino alla cucina. Di solito ci beviamo un espresso accompagnato da latte, cereali, frutta o un dolcetto. Sono uscito prima fuori da una giornata stupenda, con un bel fresco. Sì, beh, si scalderà. Oggi mettiamo gli addobbi, Dormito bene? Abbastanza. Come abbastanza? Hai dormito dalle 7 di ieri sera? Hai dormito 12 ore? Spesso capita di dover riempire il barattolo del caffè o quello dello zucchero come in questo caso perché abbiamo tutti i rifornimenti di cibo sotto il nostro letto. Tieni. Grazie. Cosa abbiamo oggi? Il roll di cannella. Sì, adesso lo prendi, dovrebbe essere da qualche parte. Te l'ho detta la leggenda di questo lago? No. Di questa laguna? Che c'è una sirena in profondità. Sirena a te, Sirena? Una sirena che è attratta da tutti i ragazzi belli e giovani. Dopo la colazione ci laviamo, vestiamo e prima di uscire dedichiamo un po' di tempo alla pulizia del van.
Non ci dimentichiamo mai del pannello solare, che deve essere sempre pulito perché deve produrre energia elettrica di cui abbiamo bisogno quando siamo fermi. Spesso, come in questo caso, incontriamo amici a quattro zampe e ci piace condividere con loro un po' del nostro cibo. Siamo dell'idea che sia giusto contribuire a lasciare i luoghi che ci ospitano più puliti di come li abbiamo trovati, quindi spesso dedichiamo qualche minuto della giornata alla pulizia. Bene, ora siamo pronti ad esplorare la zona, una cosa che ci piace tanto fare, ma prima cerchiamo un posto in cui il cellulare prenda, come in questo caso, per sentire le nostre famiglie. Dopo aver fatto una camminata per ammirare questa stupenda laguna, ci è venuta fame e quindi torniamo alla base, felici perché oggi proveremo una burrata prodotta a San Salvador. Ci piace mangiare bene e cucinare, quindi dedichiamo del tempo sia al pranzo e sia alla cena e quando siamo in viaggio spesso assaggiamo il cibo locale. Lo aspetto da giorni questo momento. Questa non è la giornata tipo però. È la prima volta in un anno. La burrata salvadoregna è una cosa che Capita una volta nella vita. Buon appetito! Momento più unico che raro, Wow! rompiamo una burrata in Centro America. Mamma mia. Se è buona è la fine per il produttore. La facciamo prima provare al pugliese Doc. Buona? è buona. Come quella pugliese? Quasi, Quasi? ma secondo me è da ricomprare. Siamo molto vicini. Ormai avrete capito che amiamo davvero tanto l'acqua e quindi spesso cerchiamo di fermarci in posti dove possiamo fare il bagno. In questo caso la laguna ha una parte di acqua sulfurea, quindi abbiamo la fortuna di fare un bellissimo bagno termale. È raro che ci alleniamo perché comunque la nostra vita è molto dinamica e camminiamo molto, ma quando stiamo fermi per più di 2 giorni a me piace molto fare esercizi, pilates o yoga. Mi alleno sempre da sola perché ormai ho rinunciato a convincere Carlo.
Arriva la sera e anche un po' di freddo, e mentre Sele si sta facendo la doccia, io accendo il fuoco e ci godiamo la fine di questa giornata prima di rifugiarci al caldo e preparare la cena. Ceniamo e intanto pianifichiamo quello che faremo nei prossimi giorni. Il nostro viaggio non può essere pianificato con 2 settimane di anticipo, ma lo pianifichiamo giorno per giorno, perché tutto può cambiare. Dopo la cena spesso facciamo un po' di ricerche, montiamo i video, oppure come in questo caso ci guardiamo una serie TV. Questo viaggio ci sta insegnando a vivere il presente al 100%. Abbiamo rinunciato a molte comodità, ma per noi la vera ricchezza è il tempo che abbiamo deciso di sfruttare viaggiando, conoscendo luoghi e persone che ci stanno cambiando la vita. Non abbiamo tutto, ma non ci manca nulla.